Siamo a Inuvik, stamattina rincoglioniti perché stanotte non abbiamo dormito causa zanzare e poi un po' delusi dalla città, onestamente. È passato un camionciotto che fa casino. Siamo delusi un po' dalla città perché leggendo sui dayplan pubblicitari di questa Inuvik onestamente veniva descritta come una città viva, interessante, con un sacco di cose da vedere, e invece il visitor center è sabato ed è chiuso. La chiesa a forma di igloo, che è qui dietro di me, che è anche carina dall'esterno, ma è chiusa. E sabato mattina alle 11, cioè, se vogliamo incentivare il turismo, tenere tutto chiuso non è che proprio funzioni. L'unica cosa che c'è di sabato mattina è un mercato degli agricoltori. Adesso andiamo a vederlo. L'unica cosa, il bottino di questo mercato, la ciambella, che secondo me non è neanche tipica. Questa è la desolazione di Inuvik il sabato mattina. Secondo me a Sezzadi c'è più gente, sì. È più viva. E qui niente, partiamo, andiamo a TAC, andiamo a vedere l'Oceano Artico perché proprio non c'è nulla da vedere di bello. Anche questa bellissima struttura, questo padiglione per le feste, ma non c'è scritto niente, non c'è un programma, nulla, non ci sono due informazioni turistiche. Doveva esserci un festival dell'arte in questo periodo, ma di festival dell'arte proprio non c'è l'ombra. Allora, siamo entrati in un supermercato perché veramente vorremmo un caffè. Il supermercato è una cosa abbastanza sporchiccia, per niente invitante, onestamente. Però vendono le moto, le motoslitte. Ah, vabbè, aspetta, andiamo a vedere le motoslitte. Facciamo vedere che ci sono le motoslitte veramente. Cioè, al supermercato ti vendono la motoslitta, eccola qua, gialla, bella. Ce n'è un'altra anche là. Poi insieme al set da giardino, eccola qua. Per la barca? Ah, c'è anche il motore per la barca. Sempre al supermercato. Questa cosa qui cos'è secondo te? Pedalo. Una specie di barchetta insieme ai divani. Vabbè, vediamo se troviamo un caffè e poi andiamocene. E poi il quad, non è che possa mancare il quad. Barbecue ha un altro bellissimo motore, $5.500 per un Yamaha da 25 cavalli. No, potremmo importarlo in Europa. Ce l'abbiamo fatta, ci siamo impuzzati di fritto, ma abbiamo un caffè rosso. Distributore del diesel di Inuvik, sembra un po' di essere in Africa. Questa è la pompa super moderna.
Qui lo stiamo pagando 2,6, 2 dollari e 6 canadesi, però ci tocca. Questo mezzo pieno ci è costato un capitale. Costato un capitale. Abbiamo lasciato Inuvik e stiamo percorrendo la strada per Tuktoyaktuk o qualcosa di similare, che dista 148 km da Inuvik, e pensate che questa strada l'hanno aperta solamente nel 2017. Prima, per arrivare a Tak sull'Oceano Artico, si poteva solamente arrivare con un volo. È bella, il pezzo peggiore è stato l'inizio dello sterrato. Sì, i primi 200 km sono stati pesantini, strada rotta, stretta, tante buche, pioveva, tanto fango. Poi invece dopo devo dire che è molto scorrevole. Riusciamo a camminare a 70-80 all'ora tranquillamente, va molto bene. Il panorama dopo Inuvik è stato abbastanza piatto per il primo tratto di una cinquantina di chilometri, e adesso invece è di nuovo collinare, quindi un po' più vario, un po' più bello. Siamo a 100 km di distanza da Tak. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Questa è la zona dei Pingo, che sono sostanzialmente delle colline di ghiaccio che si formano quando un lago si asciuga e il terreno sottostante, che non era ghiacciato, si scontra con una massa ghiacciata. Di fatto c'è la pressione dell'acqua e si creano queste colline nel nulla. Quello là è un pingo. Quello in lontananza è il famoso pingo.
arrivati a Tak e si sente l'odore del mare. Qui mangiano di nuovo, ma non capiamo come si fa. Questi non ci hanno invitati. Abbiamo capito cos'è. È la festa dei parchi canadesi che si tiene il 15 luglio e quindi si mangia gratis e poi ci portano anche a fare un giro in barca, sempre tutto gratuito, a vedere il pingo. Quindi adesso mangiamo l'hamburger e poi andiamo a vedere il pingo. E qua è arrivata anche la torta con scritto Canada, è il simbolo dei parchi. E adesso ci imbarchiamo. Oh, si balla! Oh mio, sto pontile! Aspetta. Have a seat anywhere. All right. Yeah, and there are 2 corner seats if you want the wind. E adesso ci hanno abbandonati sull'isola per andare a vedere il pingo da vicino. Siamo sempre più sconvolti. Alle porte della città di Tak, una discarica A cielo aperto. stile veramente Africa, in mezzo ai fiori. Senza parole, non ce lo aspettavamo proprio. E dopo la scritta Tak arriviamo anche davanti alla scritta Arctic Ocean. Una grande soddisfazione e una grande emozione. Vero? Andiamo a mettere. Siamo venuti a vedere il punto dove si può fare il bagno nell'Oceano Artico e onestamente, toccando l'acqua con una mano, non posso dire che sia fredda. A gennaio a Mentone l'acqua era più fredda, però era pulita. Questa ha un colore che veramente è poco invitante, quindi io il bagno rinuncio, non per il freddo, in tutta onestà, ma per il colore, guardate. Confidiamo in questo giro del mondo di trovare qualche spiaggia e un mare un po' più invitante, perché sennò è grave. Siamo a Tak e le scelte per la cena non sono tante. Volevamo provare qualcosa di tipico e quindi abbiamo seguito il consiglio di Google e iOverlander che parlano di questo posticino sull'oceano. Si chiama Grandma Kitchen e si possono assaggiare piatti tipici. Bella la vista, il posto un po' meno. La vista è questa, quindi sull'Oceano Artico.
ci sono un po' di local che stanno grigliando e il posto è un camion, una baracca, però ci posso mangiare dentro e questa è già una gran cosa perché così non ci sono le zanzare. Quindi adesso abbiamo ordinato e vi faremo vedere. Putin, è arrivato il mio piatto, la balena. Rispetto allo squalo è più buono, la balena è più buona, però boh, è surgelata, è una roba strana. Ci sta, ogni tanto. Buongiorno, ebbene sì, abbiamo dormito proprio qua sull'Artico a Tac. È stata una notte movimentata fino verso le 3 del mattino perché i local andavano su e giù con i quad, tendenzialmente anche un po' ubriachi. Dopodiché si sono acquietati. Stamattina invece tutto tranquillo fino alle 10 più o meno, che evidentemente dormivano. Tac. Tac è la fine del mondo a nord. Bello ed emozionante arrivare e vedere il cartello dell'Oceano Artico, ma in sé Tac non è una bella cittadina. Ci sono grandissimi problemi sociali di appunto alcol, droga, e è tutto poco curato, le case sono fatiscenti, quindi dire che è una bella città proprio no. Ci siamo arrivati, contentissimi di essere arrivati qua con la nostra macchina, contentissimi di aver visto un panorama lungo la strada stupendo, ma quello che è stato bello in questo viaggio è stato proprio il percorso per arrivarci e non la meta finale. Adesso qui la strada finisce, quindi giriamo indietro e ci facciamo gli altri 2 giorni di sterrato per tornare a Dawson City. Ripassando per Inuvik abbiamo visto che la chiesa a forma di gru aveva la porta aperta e allora adesso proviamo a entrare. E adesso dobbiamo di nuovo traghettare la macchina al di là del fiume Mackenzie. Abbiamo aspettato una mezz'oretta qua fermi, ma adesso sembra che ci imbarchiamo sul traghetto. Siamo venuti qua per comprare il pesce
Ma non c'è la signora per comprare il dry fish. Bye bye. Hello! Tuesday. Si saresti già cagata addosso, credo. Abbastanza. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Abbiamo trovato un distributore aperto a Fort McPherson al costo di $2,2 canadesi. 60. E questo è il secondo traghetto della giornata. Naturalmente dall'altra parte. Sta caricando dall'altra parte, quindi lo dobbiamo aspettare. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. Ci siamo fermati dopo tutta la giornata di viaggio a metà più o meno della Dempster Highway, su una collina con una vista panoramica. Ci sono altri due mezzi parcheggiati qui, un bellissimo camion e una macchina, e questa notte stiamo qua. Zanzare per il momento pochine, quindi anche meglio, c'è un po' di vento. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Questo è lo spettacolo della nostra finestra questa sera. Peccato che siano le 10:30 e ci sia sole pieno e a noi non venga sonno, però lo spettacolo è proprio bello.